Ragazzi, questo è il video numero 2, l'entusiasmo puro di questa macchinina elettrica e io che ho già fatto quasi tutto, vi dico che non sto più nella pelle, ragazzi. Oggi vedremo un punto chiave, cioè la realizzazione dell'impianto di alimentazione, ovvero delle celle, della batteria, di questi quasi 16 kWh all'interno di questa minicar elettrica. Ragazzi, bando alle ciance, poche parole, 4 secondi e ci vediamo subito dopo la prima immagine. Buona visione. I sedili sono stati smontati e ovviamente saranno rifatti in maniera completa, quindi rifoderati in pelle. E ragazzi, l'interno dell'auto si presenta con un portabatterie molto ampio. Sotto i sedili c'è questa dimensione che sembra fatta apposta, 60x40, e sarà esattamente l'alloggiamento dell'Elif Epo 4. Adesso procediamo ad aspirare tutte le sporcizie nascoste e a rendere l'ambiente pulitissimo in modo da cominciare a montare le batterie sotto sedile. Ecco qua ragazzi, la prima pulizia, quella di sgrossaggio, è venuta anche abbastanza bene, e sotto i sedili svuotamento totale, completo, quindi ho liberato completamente il vano che alloggerà le batterie. Ci sono già i cavi di connessione con dei buoni terminali. Adesso procediamo con i prossimi step. Ebbene ragazzi, lo sapete, un vecchio detto, la pulizia fa male soltanto alle tasche. Dobbiamo pulire tutti gli anfratti eccetera per evitare che la polvere poi vada ad assorbire umidità e si possa nel tempo creare anche dei cortocircuiti, come è già successo. Adesso, dopo aver pulito tutto, cominciamo a posizionare le batterie su questo pianale di legno di multistrato e vediamo cosa succede. Intanto ragazzi, mi sono fatto tagliare l'asse inferiore dove appoggerò le batterie. Questo è un compensato da 18 mm, quindi molto spesso, più questi due che saranno, l'avete visto negli altri video, in quello della 12 volt, la serie che identifica il 12 volt a 3 kW. Questi due pezzi sono il fronte e il retro che andranno a chiudere le batterie e saranno chiuse da queste barre filettate da 8 mm. Bene, iniziamo il montaggio dell'asse inferiore e posizioniamo le batterie. Qui vedete all'interno dell'auto posizionata l'asse di compensato multistrato e le batterie già posizionate e pronte per essere utilizzate già con la serie che parte da questi due poli. Questi saranno i primi due, positivo e negativo. E adesso andiamo a creare tutto l'isolamento delle celle attraverso il foglio di acetato o di PVC, quello che volete voi. Dopodiché andiamo a chiudere il tutto con le barre filettate. Ragazzi, dopo aver adagiato provvisoriamente le batterie per vedere un attimo quanto spazio occupa, in modo da predisporre poi tutto il resto, cominciamo col togliere tutti i tappini dai perni dei poli, in modo da cominciare a connettere poi tutti i busbar. Iniziamo adesso il posizionamento dei busbar, ragazzi. Sto usando per questo progetto questi busbar della Mani che hanno la caratteristica di essere flessibili, ragazzi, è una cosa veramente eccezionale, come potete ben vedere. Queste sono lamelline flessibili e si adatta benissimo a un'auto dove le vibrazioni e le sollecitazioni sono veramente tante. Questi sono anche ricoperti con questo termorestringente e andiamo quindi a posizionare tutti questi busbar di rame con lamelle sottili in modo da creare la batteria unica 48 volt. Ragazzi, qui avete visto in anteprima i busbar flessibili della MAN-E. Questi trovate il link qua sotto perché sono dei busbar eccezionali. Dato che le auto, si sa, tra una buca, un dosso, una frenata, c'è sempre un piccolo movimento, un'oscillazione, posizionare questi busbar flessibili, e l'avete visto nelle immagini, è veramente eccezionale. È un busbar di qualità, è un multilamellare che viene poi compresso, saldato, brasato sulla parte terminale, invece al centro è morbido. Questo consente di avere una certa flessibilità invece che creare un prodotto totalmente rigido. Però, come avete già visto nel video, invito sempre tutti ad attaccare le batterie alla macchina. Non possiamo lasciare un pacco batterie, soprattutto di questa entità, cioè 95 kg, che va gironzolando in auto mentre pigliamo dossi e buche. Quindi mi raccomando, fissato in maniera definitiva.
Ho deciso di lasciare questi due poli, questo e questo, come i poli dove preleverò la corrente. Questo polo negativo, questo polo positivo, e da qui uscirà la corrente che andrà direttamente all'auto, dove già ci sono inclusi i vari punti di sicurezza come lo stacca batterie, eccetera. Mentre posizioniamo quindi la serie, vi ricordo sempre di fare una specie di contatto veloce in modo da capire progressivamente se c'è un cortocircuito man mano che andremo avanti. Fare così, se abbiamo messo una batteria al contrario, ce ne accorgiamo subito, perché se inseriamo questo all'interno dei perni filettati, dei poli, poi se c'è un cortocircuito questo parte e non riusciamo più a toglierlo, perché questo diventa all'istante caldissimo fino a fondersi. Quindi per avere questa ulteriore sicurezza facciamo sempre prima un contatto veloce che ci farebbe capire che abbiamo sbagliato, perché andrebbe a scintillare in maniera veramente impressionante. La scelta strategica di prelevare la corrente sui due poli opposti l'uno all'altro ma vicini è eccezionale, perché lì emettiamo praticamente tutto. A volte preleviamo un polo di qua e l'altro a distanza, ebbene lì dobbiamo creare lunghezze dei cavi. Insomma, per una scelta strategica su questi due poli saranno poi attaccate tutte le protezioni e quindi tutta l'auto, compresi anche i fusibili e gli staccabatterie di sicurezza. Andiamo avanti. Ovviamente prima di posizionare i busbar dobbiamo mettere i nostri fogli di isolante. A questo punto andremo a posizionare, vi ricordo questo è un 0,8 mm, va bene qualsiasi spessore purché non vada a ingrossare troppo il pacco batterie. Questi messi all'interno di ogni cella va a isolare completamente quello che potrebbe essere un cortocircuito tra le celle. Vi ricordo che sulla scocca delle batterie c'è il polo positivo, quindi quando andiamo a mettere un polo contrapposto a un altro, in realtà abbiamo queste due scocche che se toccano tra di loro creeranno un cortocircuito. Questa è una cosa molto importante, il posizionamento di questi fogli di qualsiasi materiale, basta che sia resistente. Questo non è morbido come il PVC gommoso, ma deve stare su da solo, quindi è un PVC un po' più rigido ma non di spessore esagerato. Questo è un 0,8 mm, a volte uso anche il millimetro che va benissimo. Una volta semplicemente appoggiati tutti i busbar, andiamo a fissare solamente uno dei bulloncini e inseriamo quindi uno dei piccoli dadi. Ricordiamo sempre rondella spaccata e il piccolo dado M6. A questo punto, chiudendo solamente uno dei bulloni, l'altro lo terremo disponibile per inserire il terminale dell'equalizzatore attivo. In questo modo andiamo ad avvitare quindi solamente un dado per ogni bullone, ovvero per ogni perno della batteria. Ed ecco realizzata la gabbia che andrà a comprimere le celle. Qui vedete due tiranti con barre filettate M8, qua ci sono i vari bulloni con rondella, sono praticamente 6 barre che vanno a chiudere la cella. Adesso la infiliamo, cominciamo la compressione. Abbiamo già messo l'isolante, abbiamo già messo i busbar non stretti, perché sennò quando andiamo a chiudere questa andiamo a creare un'anomalia. Quindi i busbar leggeri con i dadi e bulloni appena connessi. Infiliamo questa, stringiamo i vari dadi di queste piastre di compressione, dopodiché andremo a stringere i busbar. Ecco piazzato all'interno dell'auto la batteria con le piastre di compressione. Vedete anche le barre filettate. Ho già stretto, andrò adesso a rettificare, a stringere in maniera definitiva. Vi ricordo che ovviamente la batteria deve essere fissata in maniera permanente all'auto, non possiamo permettere che un dosso piuttosto che una buca faccia rimbalzare la batteria, questo sarebbe assurdo e nel tempo porterebbe a danni. Vi faccio vedere le barre filettate, sono state fissate ma distanti dalle batterie, vedete? Sia in centro che sul lato. A questo punto abbiamo anche un'ulteriore certezza, vedete che non tocca le celle la barra filettata.
quindi oltre alla guaina termorestringente abbiamo anche mantenuto la distanza. Questa è una fase che sembra facile da intuire, ma a volte alcuni amici del canale ci cascano, cioè chiudiamo tutto e poi stringiamo le batterie con le piastre di compressione. Ebbene, cosa succede? Stortiamo tutto, non è possibile, perché i bulloncini hanno già fatto il loro lavoro di chiudere i poli delle batterie. Ecco perché si stringe solo uno dei bulloni dei poli delle batterie, l'altro rimane aperto. In questo modo abbiamo una connessione e il bus bar soprattutto non si sgancia, non va a fare corticircuiti. Stringiamo le piastre in maniera definitiva, solo lì attaccheremo tutti i cavi dell'equalizzatore attivo e in maniera definitiva i dadi che vanno a stringere tutte le batterie. Però adesso andiamo avanti, perché ragazzi in questo video c'è una sorpresa particolare. Questo impianto per l'auto sarà realizzato, prima ve lo faccio vedere poi ve lo spiego. Buona visione. Procediamo adesso a quella che è la chiusura finale di queste piastre di compressione, dopodiché andiamo a connettere l'equalizzatore attivo della QCC. In questo test, in questo prototipo, chiamiamolo così, non voglio connettere il BMS, quindi connetterò il QCC equalizzatore attivo e l'equalizzatore della Daily, che mi serve per visualizzare praticamente qui da cruscotto, dove posizionerò il telefono. Andrò attraverso l'app a visualizzare in diretta ciò che avviene all'interno delle batterie senza BMS. Vedremo quindi tutti gli sbilanciamenti, che cosa succede, e ovviamente celle della Mani buonissime andranno a lavorare bene insieme all'equalizzatore della QCC che trasporta bene. Verificherò se senza BMS questo pacco batterie lavorerà bene. Vi ricordo anche un'altra cosa importante, che l'assorbimento di quest'auto, che è piccolina, è comunque alto, perché il motore ha un assorbimento massimo di 4 kW e il riscaldatore elettrico di 2 kW. Quindi qui andremo ad assorbire con la massima potenza 6 kW, quindi non è per niente poco. Vedremo quindi lo sbilanciamento quanto sarà. Ebbene ragazzi, qui vedete la connessione di tutti i bus bar. Ovviamente non sono stati stretti ancora i dadi, sono state invece strette in maniera definitiva le piastre di compressione di legno 1 e 2, e su questa davanti ho già posizionato l'equalizzatore attivo della QCC, questo nero, e quello della Daily rosso col Bluetooth. In questo modo avrò il controllo generale di tutte le celle. Qui vedete fissato in maniera definitiva, deve sempre tener conto delle vibrazioni, delle buche, di tutto ciò che avviene in un'auto. E questa è la multiconnessione, è la stessa tipologia presa dall'Elerix, che servirà poi a connettere tutti i cavi neri che andranno alle singole celle della batteria. Ebbene sì ragazzi, avete capito proprio in maniera corretta. Non installerò il BMS, non installerò l'Elerix. Questo perché? Intanto perché sto realizzando un prototipo di un'auto, secondo perché mi fido ciecamente della batteria della Mani. La Mani, che ha queste celle così ferme, così stabili, si muoveranno in maniera molto sintonica. Ma ragazzi attenzione, io non metterò il BMS, non metterò l'Elerix, non ho il controllo della batteria, soprattutto sugli stadi finali di scarica o di sovraccarica. Ecco perché agirò con un caricabatterie che avrà un fine corsa programmato, e quando dovrà scendere poi vedrete un'altra invenzione che ho fatto per staccare quando arriverà a 48 volt, 50 volt. Ebbene, non monterò il BMS ragazzi, ma monterò assolutamente sì e rigorosamente sì l'equalizzatore attivo, nonché l'equalizzatore attivo della Daily, che mi farà vedere attraverso l'app sul telefonino come funzionano le celle, e quindi nel test che faremo di funzionamento andremo a vedere come si comporta la batteria, le singole celle in salita e discesa mentre sarà sotto sforzo. Vi ricordo che questa macchina consuma 4 kW quando siamo a manetta, come si dice, e 2 kg di riscaldamento, quindi 2 kW di riscaldamento per un totale di 6 kW. È un'esagerazione per un pacco batterie che lo spinge veramente ai massimi livelli. Andiamo avanti col montaggio, perché poi ci sarà anche tutte le verifiche da effettuare. Buona visione. Qui vi faccio vedere ragazzi i cavi preparati, sono 16 falsi positivi e un negativo. Questo è l'altro lato che andrà infilato nella multiconnessione.
sono tutti numerati, se vedete bene ci sono dei numerini dall'1 al 16 più il nero. Ebbene, questi ragazzi, lo sapete, devono essere tutti rigorosamente della stessa misura identica, ovvero quella della cella più lontana. Tagliati tutti alla stessa misura servono a bilanciare il pacco batterie nel suo spostamento man mano che avviene la carica e la scarica delle celle. Quella della realizzazione dei cavi di connessione dell'equalizzatore attivo è molto importante, devono essere tutti della stessa misura e ovviamente la misura è quella della cella più lontana. Perché devono essere uguali i cavi? Perché se usiamo cavi di misura diversa cambia la resistenza del cavo e quindi quando il lettore delle celle, in questo caso l'equalizzatore attivo, deve leggere la tensione per trasportare corrente da una parte all'altra, potrebbe falsare la lettura. Ecco perché i cavi vanno fatti tutti della stessa lunghezza. Adesso ragazzi la batteria, avete visto, è composta, è pronta, come dicevo anche nel video, non è definitiva perché questo è un prototipo dove poi dobbiamo andare a chiudere la scocca, dobbiamo andare a evitare che con i piedi si vadano a toccare le batterie, quindi andare a fissarla ancora meglio di come l'ho fissata, in modo che sia veramente un pezzo della macchina agganciato in maniera definitiva. Andiamo avanti verso le immagini finali, spostiamo la macchina, dopodiché vediamo cosa succede. Ed ecco ragazzi terminato il pacco batterie. Facciamo una visualizzazione globale. Vedete tutti i cavi sono stati connessi, anche molto eleganti, posizionati in maniera seria. Qui abbiamo il gruppo di controllo, equalizzatori attivi, 2, uno Bluetooth, quello della Daily, connesso in parallelo con quello della QCC, e sulla barra multiconnessione. Tutti i cavi legati e questa è la batteria pronta a funzionare. Adesso ragazzi facciamo quello che tutti coloro che creano prototipi desiderano ardentemente, ovvero vediamo se funziona. Ragazzi, quando si testa un prototipo è sempre buona norma tenere un estintore a portata di mano. A qualche metro noi ci avviciniamo adesso al mezzo e guardate cosa è successo. Abbiamo montato, praticamente finito totalmente il montaggio della batteria, chiaramente in forma di prototipo, quindi adesso dopo le prime prove di accensione, qui vedete i cavi vicini positivo e negativo, quindi comodissimi. Mancano ancora alcuni accorgimenti che vi spiegherò successivamente nei prossimi video. Adesso noi sganciamo la sicurezza. Bene, primo segnale che non è successo niente, quindi questo è positivo. Vedete che non ci sono neanche i sedili ragazzi, qui è proprio la prima prova in assoluto. Adesso accendiamo il comando generale, che è questo. Ok? Bene, abbiamo sentito la partenza. Tutto regolare. Adesso voglio semplicemente accelerare un attimino per vedere se il mezzo si sposta, quindi posiziono il mio piede sull'acceleratore, guardate come riferimento il tombino per lo spostamento, accelero. Ebbene ragazzi, si muove eppur si muove ragazzi, funziona tutto perfettamente, si è spostato, non ci sono segnali negativi, tutto regolare. Adesso riposizioniamo il spegnimento in emergenza. Ed ecco ragazzi il prototipo rinchiuso dentro il suo cassone in modo da avere le protezioni globali. Vedete? C'è ovviamente lo spazio tra le batterie e il coperchio che ho appena messo. Qui ovviamente lo ribadisco, è tutto provvisorio perché bisogna andare a fare adesso i test prima di fare un lavoro di chiusura definitiva. Ed ecco rimontati i sedili ragazzi, adesso farò un giro di prova, quindi vediamo qua perfettamente il cassone portabatterie, vediamo come si comporta in strada, che velocità raggiunge, e il prototipo sta continuando ad andare avanti ragazzi. Questo è
il bilanciamento. Ovviamente tutto questo poi sarà coperto, le celle saranno coperte da uno scatolato, perché non si lascerà ovviamente le celle a vista, rischiando che vengano colpite ad esempio da calci. Bene ragazzi, l'auto si è spostata. Il video finisce qui perché nel prossimo video faremo tutti i test di funzionamento su strada. Quindi voglio fare il cosiddetto da 0 a 100, ovviamente questo sarà da 0 a 50, a 45. La velocità, com'è la frenata, vi ricordo che questo motore è anche il recuperatore di frenata, quindi quando lasciamo l'acceleratore entra corrente e se siamo andati in montagna la recuperiamo una fetta, perché non c'è il moto perpetuo, una fetta la recuperiamo in discesa. Bene, prossimo video sarà proprio il test dell'auto su strada. Spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video ragazzi. Buona giornata e buona mini car elettrica. Ragazzi, voglio fare una prova da 0 a 100, ovvero da 0 a 45, vediamo quanti secondi ci mette, ovviamente in maniera approssimativa. Ok, siete pronti? Ebbene, via! 1, 2...